Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla terza puntata, al terzo step del percorso spirituale. Allora oggi ne avevo parlato nell'ultima diretta, vi farò fare qualcosina di più pazzesco di quello che avete fatto fino adesso. Allora è vero che questi sono piccoli trucchi che si utilizzano anche per dei percorsi terapeutici, eccetera, però nel nostro caso funzionano e servono per farvi prendere coscienza, cioè per esercitare il pensiero cosciente, che è diverso dal pensiero automatico o dalla nostra mente che vaga, che sta pensando questa sera cosa ceno, devo uscire con gli amici, dopo chiamo la nonna, la mamma, la zia, mio figlio è tornato, la bolletta da pagare, tutti quei pensieri che si accavallano anche mentre lavoriamo o mentre facciamo qualcosa nella nostra mente. Ma anche e soprattutto vi aiutano un attimino a esercitare un libero arbitrio cosciente. Allora, senza entrare nella filosofia del libero arbitrio o approfondire troppo in questo momento il libero arbitrio, avremo poi tempo e modo. Diciamo che noi durante la nostra vita lo esercitiamo molto poco, deleghiamo molto alle strutture sociali, deleghiamo al medico per la nostra salute, che va bene, però va bene anche sentire magari più pareri, più medici, per poi farsi un'idea più chiara se anche siamo ignoranti in materia. È un po' come quando chiediamo un preventivo per dare il colore alla nostra casa e che tipo di colore dare, come mai darlo, eccetera, eccetera, e ci informiamo. Lo stesso vale per la salute, lo stesso vale per tutte le cose. E poi ci facciamo influenzare molto dalla società, giustamente anche. Non dico che sia un male, mi raccomando, sto solo indicando le cause in cui viviamo, il modo in cui comportarci, gli impegni, come qualcuno di voi mi ha detto che per lei è difficile esercitare il libero arbitrio perché ci sono gli impegni di famiglia e gli impegni, chiamiamoli così, a causa della nostra responsabilità. Cioè c'è una famiglia da portare avanti, ci sono le bollette da pagare, ci sono una serie di cose. È vero però che noi possiamo cominciare a esercitare il pensiero cosciente e il libero arbitrio in piccole cose. Questo ci aiuterà nel percorso spirituale a prendere coscienza del sé, di quel sé che sarà la nostra parte che comincerà piano piano a svilupparsi, a portarci su un piano di coscienza superiore e quindi a contatto con la nostra spiritualità. Adesso quelle che vi do io sono sempre indicazioni generali, poi ognuno di voi le personalizzerà e si troverà d'accordo o meno, una cosa funzionerà di più, una cosa funzionerà di meno. Ovviamente non si può fare a livello così di video un percorso personalizzato in base alle proprie esigenze e bisogni, quindi adattateli un po' voi a quello che vi viene meglio. Innanzitutto scrivetemi nei commenti come vi siete trovati, oltre che con i 5 minuti abbiamo detto di tempo libero, come vi siete trovati con i primi due step e quali sono stati i risultati, se avete notato dei risultati, dei piccoli cambiamenti. Quello che vi chiederò di fare oggi è una cosa più bizzarra. L'avete sentita nella diretta, se avete fatto la diretta, ed è quella di fare alcune cose che sono un po' imbarazzanti. Questo per permettervi di vedere più distaccatamente sia il condizionamento sociale sia il condizionamento familiare. Ripeto, non perché siano sbagliati, tutt'altro, ma perché questo vi permette di cominciare a vedere cosa comporta il distaccarsi da alcune cose anche a livello spirituale, cosa vi insegna e cosa vi aiuta a fare. Ad esempio, una delle cose che potrete fare, sempre fate le cose in sicurezza, che non ci sia pericolo, eccetera. Comunque siete in compagnia a passeggio,
e improvvisamente in mezzo a tutti fate 3 piroette e devono essere 3, no una così nascosta, 3 piroette. Quando dico cosa è successo, cosa stai facendo? Ma niente, è un esercizio mentale che sto facendo, non so, tirate fuori la scusa che più volete. E nell'arco di una settimana, 10 giorni, ripetete questo esercizio almeno 1 o 2 volte al giorno e poi guardate cosa provate, cosa succede. Ovviamente vi vergognerete, ma questo è lo scotto da pagare. Perché? Perché, come dicevamo anche nella diretta, attenzione che procedere in un percorso spirituale vi porterà una certa fase di alienazione. Perché? Perché chi prende coscienza di sé non si trova più bene nella massa che non prende coscienza di sé. Spero che il concetto sia abbastanza chiaro. Chi ha l'illuminazione, chi ha la coscienza, si trova un po' a disagio, un po' meno integrato nelle persone che questa coscienza e questa illuminazione non hanno, ma che procedono diciamo così, pari pari con la loro vita, piatta piatta, nel susseguirsi di appuntamenti e di cose quotidiane che sono quelle che la società e la famiglia un pochino ci obbligano ad avere. Quindi dobbiamo, se vogliamo fare un percorso spirituale, cominciare a distaccarsi da questo. Questa cosa succede a volte quando stiamo male, se abbiamo avuto una malattia piuttosto importante, se abbiamo avuto un infortunio piuttosto importante che ci ha staccato dal lavoro, dalla routine, dalle cose, ci ha permesso di riflettere sulla nostra vita in maniera concreta e profonda, cosa che noi non riusciamo a fare tutti i giorni perché siamo impegnati dalle 1000 cose della vita, giustamente, che ci distraggono e ci mantengono in un'unica visione della nostra vita. Quindi questo può essere un esercizio. Questo vi permetterà di rompere il pensiero e quindi di avere un momento di sbandamento, chiamiamolo così. Questo momento di sbandamento vi permetterà di percepire la vita come non l'avete mai percepita, senza bisogno di buttarvi giù da un ponte legati a una corda elastica o buttarvi col paracadute. Quindi facendo piccoli esercizi. Un'altra cosa o altre cose che potete fare è mettervi una mano in testa e saltellare, mettervi un dito in bocca e saltellare, cioè fare delle cose strane, magari davanti agli altri, andate in una piazza dove sapete che qualcuno vi può riconoscere e lo fate e fate le piroette e fate delle cose. Questo metterà in conflitto voi stessi con voi stessi e vi aiuterà ad aprire un pochino la parte spirituale. Lo so che sembrano delle cose strane o particolari, ma è un metodo piuttosto efficace e soprattutto è una piccola scorciatoia per cominciare a prendere coscienza di sé, perché come abbiamo visto nell'NDE il pensiero cosciente sarà il motore della nostra vita e lo è anche nella nostra vita attuale, solo che noi lo esercitiamo veramente molto poco o solo in momenti in cui abbiamo grossi desideri egoistici. Per cui l'impulso egoistico ci permette di avere un po' di coscienza su una cosa che vogliamo, ma non tanto sul perché la vogliamo o su tutto il resto. Quindi un altro piccolo esercizio, un altro momento di preparazione e nel prossimo video cominceremo a vedere, a cercare di capire, di aprire il cuore e la mente in certe situazioni. Per oggi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like perché sono il motore dei canali YouTube, servono per far arrivare i nostri video a più gente possibile, quindi è gratuito, non vi costa niente, è un secondo del vostro tempo, fatelo e mi fate una grande cortesia. Per il resto ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!